Se sono arrivato fin qua, sappi che è anche merito tuo, che mi hai fatto compagnia tutti questi giorni. Perciò, in questa ultima parte, perché sì, è l'ultima parte, basta, quanto deve durare questo video, voglio cominciare dicendoti grazie. Mia moglie mi ha consigliato di cambiare felpa perché Lituania e Lettonia non vanno molto d'accordo con i russi, specialmente adesso che c'è la guerra. Visto che questa è la felpa che mi ha regalato il padre di mia moglie dello Spartak Mosca, forse è meglio cambiarla, giusto per non aver noia. So bright, blazing lights, setting fire to everything. I tell you that all my friends may tease, but never stop burning, baby, please. My life, you know it's alright. Let's just roll the dice. Non sapevo neanche cosa aspettarmi, sinceramente, non sapevo neanche dove fosse la Lituania prima di cominciare a organizzare questo viaggio, onestamente. Non so, quella casa era bellissima, mi piace il posto, mi piace l'aria che si respira qua, un po' meno gli autovelox e le strade, però non si può aver tutto. Come si mangia non lo so, qua proprio non lo so. Poi io sono proprio il peggior turista al mondo. In 4 giorni di viaggio non ho provato una cucina tipica. In Germania ho preso una pizza, in Polonia sono andato in un ristorante italiano e infine in Lituania mi sono fatto la pasta con il sughetto pronto, tra l'altro, proprio che vergogna. Ma mi rifarò poi con il viaggio della speranza di ritorno, perché dovrò riportare indietro la macchina a un certo punto. La Kia ha fatto un buon lavoro con questa macchina, peccato che l'ha tolta, era troppo bella. Ne ha vendute troppe probabilmente, avranno detto non possiamo vendere così tante auto, dobbiamo fare auto di merda, facciamo i SUV. Spero che se la tenga mio fratello, mio padre, che così quando torno in Italia c'ho ancora la mia macchinina, perché insieme abbiamo fatto un viaggio epico. Già solo arrivare fin qua per me è stato epico, quindi sono già soddisfatto di questa macchina, di me. Non pensavo di arrivare fino a qua, sinceramente. Se poi riusciamo ad arrivare fino a Mosca sarà perfetto. Benzina l'abbiamo fatta, la benzina costa 1,359, cioè il diesel. Adesso ci avremo altre 11 ore di guida per arrivare fino a Mosca, ma penso che spezzerò il viaggio perché non so, primo, quanto ci metteremo lì alla frontiera, e secondo, non ce la faccio a farmi 11 ore di guida filate. Le carte non funzionano in Russia. C'ho un po' di soldini russi che mi sono avanzati dall'ultimo viaggio perché sono stato stupido, non ho chiesto a mia moglie di lasciarmi qualcosa in più. Comunque sì, se dovessero mettersi male le cose, questo è il mio piano C. Posto da Dio, bellissimo. Va bene. Salutiamo il mio piano C e andiamo in Lettonia, al confine con la Russia. Anche la Lettonia non sapevo dove fosse, sapevo che Lettonia, Lituania e Estonia fossero vicino, ma non mi ricordavo dove. Adesso lo saprò per sempre. Strade molto piacevoli, devo dire, sono lunghe, però scorrono veramente bene, non c'è traffico, puoi sempre sorpassare, la tranquillità mi affascina proprio, e dopo un attimo ti scordi di essere fuori dall'Italia. Sono così semplici queste strade che metti il pilota automatico praticamente nel cervello e la macchina va da sola. L'unica cosa, sì, devi stare attento ai cartelli, se c'è scritto 70 tu devi andare a 70 perché è pieno di autovelox e non sono segnalati. Adesso 1:33 e siamo arrivati al confine e poi vedremo cosa succederà. Una cosa allucinante è che
in 2900 km di Europa non ho visto una carta per terra, una bottiglia, un pacchetto di sigarette, niente. Perché da noi non c'è questa cultura? Cioè proprio io vedo la gente che prende, butta poi alla fine ma tieni in macchina, che cazzo te ne frega, quando arrivi a casa butti nel bidone. È così difficile sta cosa, che ancora un fazzoletto, poi ci sta, dai, tanto sì, è biodegradabile, ma la gente butta proprio tipo lattino o estate, cazzo l'estate di plastica, è tutta plastica. Ma che cazzo ti dice il cervello? Quanto devi essere deficiente per buttare una roba di plastica dal finestrino? Cosa ti costa tenerla in macchina? Un attimo. Non dico che in Italia sono tutti così. Comincio ad avere il bisogno di far pipì. Fammi vedere, qua c'è una stradina. Fisciamo un attimo e prendiamo il telefono, non si sa mai. Ah, che bello! Questa strada è così poco trafficata, solo gli uccellini si sentivano. E dopotutto che devo fare? Se non ci sono aree di sosta, trovate un posticino tranquillo, prendetevi dietro le chiavi della macchina, chiudete la macchina, cellulare e non allontanatevi troppo perché comunque siete sempre in mezzo alla natura. Ci sono orsi e lupi anche, non ci sono solo uomini. Ok, spero non abbiano superato adesso 2 macchine che devono andare alla frontiera anche loro. Meno macchine trovo e prima passerò il confine e poi continuo a chiamarlo frontiera, non so se è corretto. Confine. Comunque, a parte qualche piccolo pezzettino dove le strade, insomma, ci sta, che non erano ben asfaltate, un po' disastrate, ma anche da noi è un po' così. Poi per tutto il resto strade tirate proprio come in Germania, quindi brava Lettonia, brava Lituania, brava Germania, brava Polonia. Dopo l'Austria, attenzione, dall'Austria in poi neanche un casello, zero. Paghi giusto in Polonia l'autostrada online, poi basta. Germania, Polonia, Lituania e Lettonia, senza mai doverti fermare una volta a pagare qualcosa. Comunque mancherebbero 7 minuti ancora, quindi stop polizia dove? Vabbè, dovremmo esserci. Siamo arrivati. Vedo che là c'è una fila di camion che non finisce più. Ho un po' di ansia, onestamente, sì. Siamo finalmente al punto critico di tutta la storia. Qui vedremo se avremo fatto tutta questa strada per niente o riusciremo a passare. E devo spegnere tutte le telecamere. Ora io vedo tutti questi camion parcheggiati, ma non capisco se io posso proseguire con la macchina oppure no. Vi faccio sapere dopo perché dovrò spegnere tutte le camere. Allora, metto via le telecamere per sicurezza, sono proprio qua. Siamo io e un francese, però non posso registrare, quindi per non far casini ritiro le telecamere prima che si impanicano. Ah, non puoi registrare. Sono le 2:50, vediamo quanto ci fanno aspettare. Non vedo nessun'altra macchina, magari al momento stanno controllando una macchina prima di noi, però ci siamo solo io e questo russo qua davanti con la famiglia. Quindi direi ottimo, non dovrei aspettare troppo tempo in teoria. Vediamo quanto ci mettono a macchina. Vi consiglio di portarvi dietro qualcosa per passare il tempo, come un libro, una Switch, qualsiasi roba, perché sa che c'è da aspettare un bel po'. Allora, abbiamo passato i controlli per la frontiera lettone. Adesso, non lo so, siamo in colonna, ci sono un bel po' di macchine. Mi sembrava strano, mi sembrava troppo facile e quindi penso che sia per i controlli della frontiera russa, quindi doppio controllo. Insomma, la frontiera lettone, scusate la inquadratura, ma non posso inquadrare niente, è vietato e non voglio passare guai. Alla frontiera lettone mi hanno chiesto per quale motivo vado in Russia, qual è la mia destinazione, e io ho detto Mosca,
per mia moglie e forse per lavoro, per lavorare. Niente di più. Mi hanno controllato la macchina, mi hanno fatto domande sull'attrezzatura, io ho detto sono un video. Più interessante erano i cavalletti, gli stativi per i flash. Vabbè, non mi hanno neanche aperto lo zaino della fotocamera, però alla fine erano più interessati a cose particolari, tipo le scatole, volevano sapere cosa c'era dentro, hanno visto che c'erano i Lego, così si è messa un po' a ridere. Vabbè, e sto cambiando vita, qualcosina di mio posso portarmi dietro, no? Ore 7, ancora niente, siamo sempre fermi allo stesso punto, davanti a noi ci sono solo 5 macchine. Signori, sono le 8:30, ho parlato per tipo un'ora in inglese con un ragazzo della Repubblica Ceca, simpaticissimo. Consiglio, perché adesso parlando con lui dice che non è la prima volta che va, ma una volta ha dovuto aspettare più o meno 24 ore per entrare. Mio consiglio è: fatevi una bella scorta di cibo e bevande, perché il bagno c'è, se tu hai bisogno di andare in bagno puoi chiedere, ti lasciano passare a piedi, lasciando dietro il passaporto, però fatevi una bella scorta. Io purtroppo ho quasi finito la mia scorta di semini e c'ho fame, c'ho per fortuna 2 o 3 bottiglie d'acqua Coca-Cola anche, e anche 4, l'acqua non mi manca, è il cibo che manca. Non avevo pensato a questo, non pensavo ci volesse così tanto, cioè siamo fermi da praticamente 5-6 ore, sto perdendo quasi la pazienza. Per fortuna ho dietro una Nintendo Switch col Tombi che mi è appena arrivato e giocherò a quello, però dopo un po' mi sono rotto il cazzo anche di quello. Ho parlato quasi un'ora in inglese. Col mio inglese basico sono riuscito a trattenere una conversazione di quasi un'ora, senza usare Google Translate tra l'altro. Sono fiero di me. E come ho detto all'inizio, a volte le cose non vanno sempre come vorresti. Sono in Russia! Non c'è nessuno a sentirmi. Abbiamo passato il confine, sono solo le 2, quindi vuol dire che siamo arrivati ieri, siamo andati via oggi alle 2, sono passate 24 ore. Io sono stato 24 ore là dentro, perché? Adesso ve lo racconto. Ve lo spiego così perché ero un po' stanchino e mi sono dilungato tantissimo. Cos'è successo? Sono arrivato alla dogana Lettone e mi hanno fatto un controllo parziale della macchina, un po' come all'Esselunga. Mi hanno fatto qualche domanda e poi mi hanno fatto la fotocopia di tutti i documenti. Si sono accorti che mancava la carta verde, cioè era scaduta quella attuale, perché poi ho rinnovato l'assicurazione e mi sono scordato di stampare la nuova carta verde. Ho chiamato i ragazzi della Vittoria Assicurazioni, prontamente mi hanno subito mandato la carta verde aggiornata, se no mi facevano la multa perché ho girato per l'Europa senza assicurazione. Passo e arrivo al confine russo, che sono pochi metri. Dopo quasi 12 ore di attesa, domande a cui ho dovuto rispondere sul fatto perché mi volessi trasferire in Russia, moduli da compilare eccetera, che mi hanno aiutato perché era tutto in russo, non si capiva niente, mi sono sempre stati vicini. Arriva il turno della mia macchina di passare, gli do tutti i documenti della mia macchina e si accorgono che la carta di circolazione della macchina è una fotocopia, quindi i ragazzi della dogana Lettone si sono sbagliati e mi hanno dato una fotocopia. La dogana russa dice: tu non puoi passare senza il libretto originale della macchina. Giustamente. Cos'è successo? Non puoi passare, siamo stati lì un bel po'. Alla fine, dopo altre 12 ore, quindi in totale io sono rimasto 24 ore lì dentro, sono riusciti a far saltare fuori sto libretto. Non so come, ma sono stati fantastici. Dicono tanto dei russi, ma questi ragazzi mi hanno aiutato in ogni modo, eccetera. Cosa succede dopo? Quando è il tuo turno, hai dato tutti i documenti, eccetera, la macchina viene scaricata completamente. Tu la scarichi, prendi tutte le tue cose, le scarichi, te le pesano, te le scannerizzano, poi la tua macchina vuota la prendi, la
metti sotto i raggi X, c'è una macchina gigantesca che passa sopra la tua come uno scanner per vedere se c'è qualcosa di nascosto. Dopodiché ti fanno il conto di quello che pagherai per la dogana, perché oltre i 25 kg di beni personali paghi 4 euro al chilo, più o meno, poi sono rubli, e si paga un 30% su merce che ha un valore oltre i 500 euro. Altro problema, per pagare serve o una carta di credito russa o un bancomat russo, perché Visa e Mastercard non funzionano più, oppure devi avere dei contanti, dei rubli. Io non avevo né uno né l'altro, quindi ho dovuto chiamare disperatamente mia moglie per farmi dare una mano anche in questa cosa. E meno male che ha trovato subito una soluzione, perché sennò anche così non mi facevano passare. Quindi il consiglio è: o ti fai dei rubli o ti fai una carta russa in qualche modo. Non so come, però bisogna arrangiarsi in qualche modo. Insomma, se non fosse stato per il problema del libretto di circolazione, in 12 ore più o meno me la sarei cavata. Davanti a me c'erano 6 macchine, quindi fatevi un po' un conto. Il problema è che devono scaricare ogni singola macchina, controllare ogni singola cosa, pesarla, scannerizzarla, poi devi ricaricare la macchina, pagare la dogana e poi finalmente andare se è tutto in regola. Quindi, sei ancora sicuro di voler fare questo viaggio? Ho trovato un pacchetto di Pringles sotto il sedile. Stanno lì da quando siamo partiti. Non sono mai state così buone. Madonna. È stata un'epopea. E quindi adesso sto accusando. 37 minuti e arrivo all'hotel, che mi sto chiedendo: e come cazzo lo pago l'hotel? Ho più o meno 20 euro dietro di rubli, ho un 100 euro di euro. Non so neanche più cosa sto dicendo, onestamente, sono così stanco che sto facendo fatica a tenere gli occhi aperti. Quindi 37 minuti, siamo arrivati. Parlare mi tiene sveglio. Qualcuno mi ha detto che è rimasto lì anche una settimana al confine. Una settimana solo per passare un buco di culo. Dicono che una volta non era così, però sotto Covid, dopo il Covid, poi con la guerra sono aumentati i controlli e è aumentato anche il tempo. Ma ho visto più o meno quanto ci hanno messo a me, è normale, ti devono controllare tutto. Mancano 600 km a Mosca. Adesso una doccetta e ci rimettiamo in viaggio. Ok. Diamo una stretta veloce. Ma che casino. Mi sono fatto 3500 km così. 2009 per l'esattezza. Gli ultimi 600 li facciamo oggi. E si parte. In the heat of the night, we could get lost in all the lights and sounds. Feeling alright, we won't go home, we will just stay here. Allora, dobbiamo fare più o meno 15 litri e adesso sto chiedendo alla signora quanto è 15 litri, che più o meno sono 70 rubli al litro. 1064 rubli, quindi 1000, 100 рублей. 1100. Пожалуйста, удачи. Спасибо. Чек. Пойдемте, я вам покажу, какой пистолет. Non ho capito cosa ha detto, ma Пойдемте, я покажу вам, какой пистолет. forse vi faccio vedere che tipo di pistola è. Ok. You got me feeling starstruck too. We could be famous. Ah. Mhm. Ok. Could be famous. Ok. 1064 rubli, 15 litri, 70 centesimi e 70 rubli a litro. Snack. No, niente. Spasibo. Buonissimi questi. Ah, Italian. Да, Italianskie. Да, курасан.
Kurs. No. Хорошей дороги вам. Пока-пока, arrivederci. Shameless, famous, running cool, with a love that leaves us weightless. Ooh, drop dead gorgeous, wow. Ooh, you got me feeling starstruck too. We could be famous. Ma quanto cazzo sono buoni questi cosi? Italianiez. No, italianskie. Ieri sera con la stanchezza, la fame, perché poi non mangiavo da 2 giorni, mi è venuto un crollo mentale, proprio psicologico. Ho cominciato a pensare ai miei genitori, ho cominciato a pensare ai miei amici. Se invece fossi partito subito, intanto non avrei fatto tutte quelle cene strappalacrime di amici e parenti e cose, ma ho fatto venire la nostalgia a tutti quanti, bastardi. Vi voglio bene. Spero di non avere altri crolli morali. Comunque ci sono molti italiani anche a Mosca, quindi parlare italiano non mi mancherà. Poi mi sento spesso con amici e parenti. Non ho una lira in russo e non so se la mia N26 funzionerà veramente come mi avevano detto quelli della N26. No, tranquillo, funziona il nostro servizio in Russia. Vediamo N26. Poi non funziona Instagram, anche la Lego ha deciso di non vendere più Lego in Russia finché non smetteranno con sta guerra, sempre se, come dire, bambini russi siete cattivi che avete invaso l'Ucraina, non ve li meritate Lego, questa è veramente una stronzata. YouTube funziona malissimo, anzi ieri non sono per niente riuscito ad aprirlo, non funziona Gemini, non funziona ChatGPT nonostante ho pagato 20 euro per abbonamento. Nemmeno YouTube Music funziona qua. E quindi si risolve con il caro vecchio iPod. Mancano 260 km a Mosca e abbiamo quasi finito il nostro viaggio. Quindi il mio consiglio è, se proprio vuoi intraprendere questo viaggio, fallo con una macchina che non sia eccessivamente carica con la mia, prima per non pagare troppo di dogana. Almeno che non ti devi trasferire o non c'è altra soluzione, sappi che però c'è quello da pagare. Portati i rubli, mi raccomando. Poi magari quando finirà questa guerra non ci sarà più bisogno di pagare così tanto per la dogana. Adesso naturalmente sono più alti i prezzi. Solo che se aspetto che finisca la guerra, quando cazzo la vedo mia moglie? E cosa mi aspetto da questo cambiamento di vita? Non lo so, ma so cosa mi aspetta stasera. Com'è guidare in Russia? Praticamente uguale a casa nostra. Hanno gli stessi identici cartelli, stessa segnaletica, stessi limiti di velocità. 110 sulle superstrade, 90 sulle statali, 1 ora e 20 praticamente, di cui 20 minuti in colonna. Ora che ci penso, questo è il nostro primo incolonnamento da quando siamo partiti dall'Italia. Una cosa interessante è che adesso mia moglie mi ha ricordato, mentre ero con lei al telefono. A Mosca, cioè in Russia, se c'è scritto 90 di limite... Continua per 7 km. Se c'è scritto 90 di limite, puoi andare a 110. Nel senso, se vai oltre i 20 km orari in più indicati, multa. Però c'è un margine di 20 km orari e questa è una cosa eccezionale, perché quante volte magari stiamo lì col piede sull'acceleratore, sovrappensiero, e invece di 130 a quel momento era 110 e noi stavamo comunque a 130, perché poi ci sono 150 cartelli che ti continuano a mettere in autostrada e non capisci, e tu prendi la multa perché per un attimo eri sovrappensiero e quindi sei un criminale, vai punito. Ma va a cagare, va. Mi sa che ce l'abbiamo un po' nel culo, perché il GPS dentro Mosca, soprattutto vicino al centro, non funziona e quindi sto andando ad occhio.
mancano 14 km all'arrivo e c'era anche questo problema. Senti, intanto noi siamo a Mosca e ce l'abbiamo fatta, almeno quello. Mancano 10 km, il navigatore ogni tanto impazzisce ma ogni tanto recupera. Oh, una targa che non è russa, bulgara. Io avevo capito che eri in casa. Ti darei un passaggio ma non c'è posto. Se vuoi puoi metterti sul cofano. Until we drop and the good times don't stop.